Musicisti sulle navi da crociera. I musicisti sulle navi da crociera fanno parte del dipartimento in inglese detto entertainers, in italiano intrattenitori. Cosa fa un musicista sulle navi da crociera? Te lo racconto in questo nuovo video. Sigla! Eccoci qui ancora una volta. Una domanda che mi è stata posta spesso ultimamente: come faccio a trovare lavoro come musicista a bordo di una nave da crociera? In questo video forse troverai la risposta alla tua domanda, ma prima di cominciare vorrei ricordarti di lasciarmi un like di supporto e se poi l'argomento ti interessa iscriviti pure al canale, clicca sulla campanellina qua sotto in maniera tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Cominciamo! Ci sono due modi per i musicisti di ottenere un lavoro su una nave da crociera: fare domanda direttamente tramite una compagnia di crociera che ha tutti i link per i musicisti che cercano lavoro sul proprio sito web, o tramite un'agenzia di reclutamento come Warsaw Entertainment, Lime Entertainment, ProShip o Lando Music. Puoi scrivere il nome sul ProBossware e si aprirà una finestrella con la pagina dedicata. Io ti lascerò comunque i link in descrizione qua sotto. Lasciami pure un commento se ti va. Le navi da crociera a volte impiegano dozzine di musicisti alla volta, collocandoli in una varietà di configurazioni: chitarristi e solisti, pianisti che si esibiscono a bordo piscine nei bar, duetti classici contemporanei, ensemble jazz, rock, latino e di danza, cover band che suonano in una vasta gamma di generi e stili e orchestre per spettacoli di produzione in stile Broadway eseguiti nel teatro principale. Ed in tutte le navi da crociera nelle quali io sono stata c'è sempre stata un'orchestra completa con tutti gli strumenti delle diverse famiglie. Tutti o la maggior parte dei musicisti a bordo di una nave da crociera potrebbero suonare contemporaneamente in diversi luoghi a bordo, iniziando dopo cena e continuando fino al mattino presto. Il processo di audizione non è una cosa da niente. Una mia amica colombiana che suona nell'orchestra mi raccontava di aver fatto un'audizione di 2 ore via Skype e di essere stata chiamata per questa audizione appena 30 minuti dopo aver inviato della musica via email. Questa mia amica mi raccontava anche che durante la stessa audizione gli era stato chiesto di suonare e improvvisare una varietà di stili. Quindi, se hai intenzione di fare domanda, preparati, perché sicuramente anche a te verrà chiesto di fare lo stesso. Ho anche chiesto ad altri amici miei che hanno raccontato più o meno la stessa cosa. Ti ho parlato di come fare domanda e ho detto sommariamente come si svolge l'audizione. Adesso risponderò alla domanda che ti starai facendo. Quanto dura un contratto? I contratti per i musicisti possono durare dai 4 ai 6 mesi, ai quali seguono 6 settimane di riposo, durante i quali il musicista ritorna alla vita normale e a rivedere i propri cari prima di imbarcarsi su un'altra nave. Come vi dicevo prima, ho frequentato questa amica dell'orchestra durante un imbarco sulla nave Splendor of the Seas della Royal Caribbean. Lei aveva tantissimo tempo libero per uscire nei porti e occuparsi delle sue faccende, ma l'altro lato della medaglia è, posso dirlo perché l'ho vissuta insieme a lei, è che il lavoro del musicista è un lavoro impegnativo. Certi musicisti devono avere molta resistenza e suonare per parecchie ore ogni sera, settimana dopo settimana, senza giorno di riposo. Ti ho già elencato quali sono le abilità professionali del musicista. Ovviamente saper suonare molto bene il proprio strumento, la conoscenza di un'ampia varietà di generi e stili, un ampio repertorio, essere in grado di improvvisare se necessario o ricevere uno spartito pochi minuti prima di eseguirlo. Questo succede nei casi di emergenza. Ad esempio, un altro musicista è no fit for duty, vale a dire indisposto o malato. La resistenza eseguendo
più spettacoli in un giorno, essere carismatica e flessibile. E questi ultimi due aggettivi valgono per tutte le posizioni a bordo. Vorrei ricordare ancora una volta le abilità interpersonali, anche questo è un tratto che si ricollega a qualsiasi posizione che hai intenzione di svolgere a bordo. Per un video sulle abilità da mettere nel tuo curriculum vitae ti lascerò un link qua su. Sulle navi da crociera si vive a stretto contatto con estranei e in questo caso compagni di band, quindi bisogna essere flessibili ed avere grandi capacità comunicative anche per attrarre il pubblico e coinvolgerlo con entusiasmo contagioso. Lo stile di vita è forse la cosa più distintiva del lavoro come musicista delle navi da crociera. I musicisti delle navi da crociera godono di molti vantaggi, come ho detto hanno tantissimo tempo libero, uno stipendio regolare e l'opportunità di viaggiare mentre suonano la loro musica, ma proprio come i musicisti in tournée fanno anche sacrifici, trascorrono lunghi periodi lontano dai propri cari, vivono a stretto contatto con estranei ed hanno solo una notte libera a settimana. Per coloro che non sono capaci ad adattarsi, la vita in mare può essere isolante, deprimente e travolgente, ma quelli che si adattano potrebbero anche innamorarsi dello stile di vita unico, accompagnato da viaggi in posti paradisiaci o che non avrebbero mai sognato di visitare. Per concludere, lo spirito di avventura e un forte senso di indipendenza sono qualità inestimabili quando si trascorrono molti mesi in mare. Il mio video volge alla fine. Ti ringrazio di avermi seguito fin qui, spero di averti tenuto compagnia. Ancora una volta vorrei ricordarti di non dimenticarti di lasciarmi un like di supporto e di scrivermi nei commenti se il video ti è piaciuto o ti è stato utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!